Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. Oggi un'altra vocal coach reaction di una cantante russa che mi avete consigliato in tantissimi e si chiama Polina Gagarina. La canzone si chiama Kukushka, non l'ho ancora ascoltata, però ho letto qualcosina che riguarda questa cantante e vi posso dire che è comunque molto conosciuta in Russia e che è stata anche una coach di The Voice. Allora, ascoltiamo insieme il brano. Wow, lei è bellissima. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках камнем лежать или гореть звездой? Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась Una voce molto grossa, con dei bei bassi. Если есть порох, дай огня. Вот так. Wow ragazzi, che vestito! Кто пойдет по следу одинокому? Сильнее на смелые голову сложили в поле. В Una бою. voce molto solida, molto potente. Мало кто остался в светлой памяти. Трезвого с твердой рукой в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Bel vibrato. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Wow! Вот так. Lo fermo un attimo, allora è una voce bellissima. Io ho una passione per le voci calde, per le voci con questi bei bassi, quindi molto corpose, e questa è proprio una voce così, soprattutto nelle donne, con una caratteristica veramente che mi piace moltissimo. Ha una voce che si potrebbe un po' definire una voce da contralto, anche se poi questo termine, diciamo, è rubato dalla musica classica. Quando si tratta di musica moderna non bisogna prenderlo troppo alla lettera, perché per esempio una voce così, appunto con questi bei bassi, è anche possibile che prenda delle note molto alte, quindi insomma, al di là del termine, comunque è una vocalità molto scura, molto potente, come abbiamo visto, e soprattutto una cosa che mi piace tantissimo, molto solida, sicura, ti dà proprio questo senso di sicurezza, si appoggia proprio bene alla musica, e poi sta interpretando veramente molto bene, usando anche questi soffiati nei punti in cui canta piano, in cui vuole sottolineare le parole. Ci sono dei punti dove dice una sola parola e usa appunto questo soffiato per creare appunto questo effetto un po' più di intimità, diciamo, no? Andiamo avanti per vedere cosa succede. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Wow! Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Голову на плечи терпеливые. Как плеть, как плеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь
così piena, no? Così potente. Ragazzi, mi è piaciuta moltissimo e ribadisco, ha una voce veramente molto molto solida, molto sicura, molto precisa, anche i vibrati sono veramente regolari, quando la nota è veramente dritta e non si sente nessuna esitazione, e poi questo timbro che rimane pieno non soltanto nella parte bassa della voce o nelle note centrali, che sono poi quelle più comode, ma anche quando lei sale e quindi prende note anche molto alte come il Mi che ha preso, rimanendo secondo me nel registro di petto. E quindi questa è una cosa particolare, perché la voce di petto, che è il nostro registro comodo, tra virgolette, cioè quello in cui parliamo più o meno, con cui cantiamo le nostre note basse, le nostre note centrali, ha comunque un limite, no? Questa zona si chiama passaggio. Per gli uomini si trova in una certa zona, per le donne questa zona di passaggio, in cui è necessario appunto fare un cambio di registro, andare in una voce mista o in una voce di testa, si trova intorno al Do. Può essere un Do diesis, al massimo un Re. Lei ha preso un Mi in una voce di petto, ben sostenuto, per niente sforzato, ed è una cosa bella, una cosa particolare, e soprattutto una cosa molto bella che lei mantenga questo timbro abbastanza scuro, abbastanza grosso anche nelle note più alte. Quindi mi ha decisamente affascinato, mi è piaciuta molto la sua interpretazione, il brano è bellissimo, io non l'avevo mai sentito, mi piace molto questo arrangiamento anche che mi ha ricordato un pochettino il mondo degli Evanescence, e c'è questo contrasto appunto tra la sua immagine così eterea, così angelica, la sua vocalità che è invece molto scura, molto grossa, e anche questo arrangiamento che soprattutto nel ritornello è decisamente rock. Quindi mi è piaciuto molto. Per fare il nostro momento di vocal reflection, che va un po' oltre alla vocal reaction, direi che quello che mi colpisce è che, come si può vedere in questo video, non c'è bisogno di fare grandi cose a livello gestuale, no? Quindi fare grandi movimenti, di menarsi, di fare chissà cosa, per veramente avere un'interpretazione che arriva, no? Lei anzi ha questa immagine abbastanza ferma, questo sguardo fisso, che però riesce veramente a bucare lo schermo e ad arrivare, naturalmente insieme alle sue capacità vocali, ad arrivare fortemente, potentemente anche a livello di interpretazione. Ascolterò altri brani di Polina Gagarina, anzi consigliatemeli voi nei commenti, oppure fatemi sapere quali sono i cantanti, come sempre, di cui volete le prossime vocal reaction. E dopo questa analisi vocale di questa bravissima cantante, se volete un'analisi personalizzata da me per capire quali sono i punti forti e i punti deboli della vostra voce e quali sono i prossimi passi per portare la vostra voce al livello successivo, allora seguite il link che vi lascio qui sotto, oppure anche qui. Mando un grande saluto e un grande bacio a tutti voi che mi seguite non solo dall'Italia ma da tanti paesi del mondo. Io leggo sempre tutti i vostri commenti e vi ringrazio di cuore. Un grande bacio, al prossimo video.